Eccoci qua, vi racconto la mia storia e oggi di nuovo parleremo di le possibilità lavorative che ci sono negli Stati Uniti, più nel specifico a San Diego, California, perché io mi baso sempre sulla mia esperienza e io vivo qua a San Diego e voglio rispondere live a alcune domande più comuni che mi sono state fatte più di una volta da persone diverse nei social media. Here we go. Mi viene da ridere perché purtroppo nel corso degli anni ho avuto le stesse domande da persone diverse, ovviamente, però sono sempre le stesse domande. Io poi cerco di rispondere nei social media, per i messaggi, tramite le storie, ma poi mi vengono rifatte, sembra assurdo, ma è così. Però capisco anche che venendo da un altro paese, vivendo in un altro paese e non stando nel local place, capisco che è difficile intuire, capire, poi le culture sono diverse, i modi di fare, lo stile di vita è diverso, quindi non è che si riesce sempre a capire bene, anche se poi le altre persone te lo dicono, o si vai a cercare informazioni su internet, come avevo fatto anche io precedentemente il trasferimento. Non è facile, e poi quello che viene detto online, quello che viene scritto da altre persone, quindi altre esperienze, non è mai l'esperienza che poi farai tu, c'è sempre qualcosa di diverso, le regole cambiano. E per questo che io, infatti anche nei video precedenti, ho detto andate, esplorate, magari fate una vacanza. Ci sono visti qua per gli Stati Uniti o l'ESTA che durano dai 3 ai 6 mesi, state più che potete, vi consiglio almeno un mese, scegliete una meta, almeno un mese, e cercate di capirlo da soli, andate nel posto che più vi piace e che pensate che sia adatto a voi, iniziate ad esplorare, conoscere persone, fate domande e guardate bene anche con la coda dell'occhio, nel senso di stare veramente attenti a come gli americani gestiscono la vita qua e a quello che fanno, e cioè non deve essere proprio una vacanza in cui oh sì, vai, vado a bere, vado per locali, mi butto in spiaggia e non faccio niente. No, deve essere un viaggio mirato a poi organizzare il tuo futuro, quindi questo è importantissimo. Poi voglio leggere adesso in diretta qui con voi quella domanda. Ciao Francesca, scusami il disturbo, ho letto che vivi a San Diego e sei personal trainer. Vorrei anch'io provare a vivere a San Diego, ma credo che le lauree europee non sono riconosciute, giusto? Allora, io direi ovviamente no, anche se non è così ovvio. Addirittura in tutti gli Stati Uniti d'America ci sono regolamenti diversi, non accettano le lauree europee, quindi diciamo che non hanno accettato neanche la mia, accettata in parte. Ho parlato con università diverse, non l'accettavano perché l'indirizzo che avevo preso io, la mia laurea qua, neanche esisteva, neanche esiste. Quindi poi ho cambiato università e diciamo hanno accettato una parte, però ho dovuto comunque laurearmi, continuare a studiare e prendere un altro indirizzo addirittura. Quindi no, se la risposta breve è no, però il tuo bagaglio di informazioni, quello che hai studiato e le cose che sai fare qua sono comunque parte del tuo knowledge, sono importantissime, vanno bene, le puoi sempre utilizzare come preferisci. Non è che sei una persona completamente ignorante che non sa fare niente, vieni qua sapendo già fare delle cose, andrai qua con delle skills, spero, se ti vuoi trasferire qua. Poi questa persona dice tu sei personal trainer. Io infatti sono venuta ed ero e sono personal trainer, però sono anche venuta consapevolmente che non è che sono l'unica personal trainer né al mondo né negli Stati Uniti né in California, anzi sono venuta proprio in un stato in cui il fitness è a livelli proprio molto molto elevati, ci sono tantissimi trainer, c'è una concorrenza allucinante e anche trainer molto molto bravi.
Poi mi è stato anche chiesto, ora non ho qua la domanda sul cellulare, come si fa a lavorare, come trovi lavoro, come posso stare negli Stati Uniti, se posso lavorare o meno, con un visto o meno, e come pagano, come funziona. Io parlo sempre dal punto di vista di trainer, personal trainer o istruttori vari, che può essere yoga, boxing, kickboxing, o comunque lavori. La cosa importante da capire è lavori che non sono super ricercati ma che sono facilmente trovabili ovunque, cioè proprio perché dicevo ci sono tanti trainer, e anche se io sono italiana non sono fondamentale alla California, a San Diego come trainer, perché ci sono altri trainer americani che possono lavorare qui. Allora loro dicono: ma allora perché ti dovrei assumere? Come faccio ad avere un visto o uno sponsor se non sono una persona fondamentale, ok? Quindi questa è la cosa più importante da capire. Se tu sei un lavoratore indipendente, allora diventa un po' più difficile. Io per questo sono entrata con un visto studentesco, perché sapevo che lavorando per me stessa non avevo uno sponsor e non ero altrettanto fondamentale per loro per far sì che mi dessero un visto lavorativo o un visto sponsor. Quindi questo è molto molto importante come dettaglio. Se invece tu vieni, ho un'amica che si è trasferita da poco, gli hanno dato un visto sponsor lavorativo per 5 anni perché lei è una pasticcera italiana e sta lavorando per Papalecco. Papalecco è un bar pasticceria italiano che poi per fortuna, ecco, assumono pasticceri veramente italiani, e ovviamente è un bar che, siccome si presenta come un bar italiano con prodotti tipici italiani, devono assumere pasticceri italiani con esperienza, e che quindi sono fondamentali in un certo senso, perché qui in America non lo sanno fare. Scusate, qui almeno qui a San Diego non sono bravi a cucinare all'italiana. Se non è un cuoco, un pasticcere italiano che lavora qua, loro non sanno fare la pizza, non sanno fare il pane, i pasticcini, non esistono i pasticcini che hanno il gelato. Non c'è il gelato qua, c'è l'ice cream, che praticamente è acqua e zucchero, ghiaccio e zucchero. C'è una differenza abissale tra gelato e ice cream, quindi sono due cose diverse. Anche la pizza non la sanno fare. Quindi se sei in questo tipo di settore e quindi sei fondamentale, allora c'è molta più possibilità per te per ottenere il visto lavorativo e sponsor. Ovviamente anche questo ha un limite di tempo, poi ci sono altre procedure da fare eventualmente se il bar, ristorante, che sia, ti assume e ti aiuta ad ottenere un visto lavorativo che poi viene appunto rinnovato per altri 3 o più anni, e allora potrai rimanere più a lungo e potrai appunto lavorare, perché con il mio visto studentesco io non potevo lavorare finché la scuola non mi ha dato il permesso per un anno a fine corso alla laurea per lavorare full time, ma era comunque limitata a un anno. Un altro consiglio, suggerimento che vi posso dare, ma qui dovete essere armati di tanti soldi, è provare ad investire i vostri soldi qui in una qualsiasi attività, che può essere un negozio, aprire una palestra, aprire un ristorante, e essere appunto un imprenditore. Se sei un imprenditore, se puoi investire i tuoi soldi, se vuoi provare a fare la fortuna qui, perché qua girano tanti soldi, se apri il business giusto si lavora bene, si guadagna bene. Allora ci sarà appunto un altro visto dove tu puoi investire i tuoi soldi. Ora nello specifico non lo so, c'è un limite che tu devi raggiungere di investimento e ovviamente altre pratiche, altre carte da compilare e da fare, però lo puoi fare. Quindi se sei, again,
indipendente, entrepreneur e vuoi investire i tuoi soldi, allora lo puoi fare e ti potrai trasferire negli Stati Uniti e lavorare qui, e penso che sarai anche eleggibile per la green card, però non voglio entrare nel merito perché nello specifico non lo so, però so che c'è un visto per come entrepreneur, quindi puoi investire i tuoi soldi e aprire un'attività qua o magari un franchising, perché ovviamente se tu investi i tuoi soldi e dai i soldi al governo americano e inizi a lavorare qui, ovviamente pagando le tasse, stando in regola, allora è tutto un altro discorso. Molto importante da capire, e chiudo dicendo questo, che purtroppo non affittano le case. Se non hai un lavoro, se non sei regolare, non ti affitteranno mai una casa, perché per affittare una casa loro richiedono il Social Security Number. Il Social Security Number è un numero speciale che danno a tutte le persone che lavorano qui, che hanno un lavoro, perché poi con quel Social Security Number loro controllano che lavoro fai, i tuoi crediti, quindi il tuo conto bancario, e se puoi fare i vari pagamenti, quindi anche se puoi pagare l'affitto. Se tu non hai il Social Security Number, praticamente sei una persona che non esiste, che non ha un lavoro e che non è affidabile. Grazie per aver ascoltato anche quest'altro episodio del mio nuovo channel. Subscribe to my channel, put a like on, leave a comment and let me know if you have any questions or if you want to hear different stories or different, I don't know, anything you like, please let me know. Mwah!